Ok, forse la situazione con i capelli è abbastanza degenerata ed è meglio che mi faccia un codino. Ok, lo so di essere abbastanza strano, ma va bene. Abituateci, VDG. Forse è meglio che mi metto addirittura il cappuccio così non si vedono i miei capelli di merda. No, così sembra un puffo. Ok, dai, così può andare bene. Allora, non ho nessun copione per questo video. Sto cercando di parlare proprio come se fossimo amici, perché comunque sono passati anche 5 anni da quando faccio video su YouTube e mi sembra anche giusto parlarvi anche un po' dei cazzi miei, dato che per colpa di questi cazzi miei non sto più pubblicando video, non sto più facendo live su Twitch. Non so se questo video verrà editato, credo di sì, perché ho già iniziato anche tante volte a sbagliare, dato che non faccio da tanto tempo video. Però la situazione questa volta è anche abbastanza grave. Innanzitutto guardate che bella la nuova fotocamera. L'unico problema è che se vedete questi sfarfallini durante il video non è colpa mia, credo sia colpa proprio dell'illuminazione che mi serve durante i video, perché sennò appunto si vede questo effetto di sfarfaglio. Però per ora non ho soldi per poter comprare questa illuminazione per renderla ancora migliore questa inquadratura, però sicuramente meglio della scorsa webcam, ecco. Allora, da dove posso incominciare? Lo so che vi ho rotto il cazzo perché praticamente faccio un mese dei video, poi un altro mese sparisco e torno il mese dopo con un video come questo, dove dico per quale motivo non sono riuscito a fare i video e per quale altro motivo riuscirò a rifarli. Però, come già detto prima, qua la situazione è veramente grave. Il mio stato d'animo in quest'ultimo mese è completamente andato a farsi fottere, perché la vita mi ha preso completamente per il culo, ma pesantemente. Allora io non so neanche se potrei dirle queste cose, però me ne prendo la responsabilità, dato che è tanto tempo che faccio video e voglio aprirmi comunque al mio pubblico, voglio che sappia la gente quel che mi sta capitando, quel che mi è capitato. Quindi lo dico. Partiamo con il fatto che mia madre da un annetto circa ha il tumore e è andato tutto bene fino all'anno scorso, comunque gliel'avevano tolto, si è operata eccetera e le hanno messo una protesi insomma, e di recente si è scoperto che questa protesi è stata messa male, quindi da poco si è dovuta rioperare per colpa di questi medici incompetenti e le hanno rimesso questa protesi di silicone per il tumore al seno. Diciamo che il tumore al seno è anche abbastanza frequente tra le donne ed è anche il più facile da curare. Comunque le hanno messo dei drenaggi e questi drenaggi hanno avuto delle complicazioni per farsi togliere, quindi mia madre è stata ricoverata in ospedale per tanto tempo e quindi questo sicuramente non mi ha aiutato. Mettiamoci il fatto che la mia ragazza ha avuto pure il Covid e che il mio gattino, lo so che può sembrare stupido parlare della morte di un proprio animale domestico, però lui era unico, era dolce, calmissimo, non ho mai visto un altro gattino come lui. Ed è difficile parlarne, volevo soltanto sfogarmi in questo video. Potete anche chiuderlo se volete, non lo so. Io ho bisogno comunque di parlare, di sfogarmi. Cosa ha avuto Oscar? E sicuramente lo conoscerete perché comunque è stato anche abbastanza partecipe nelle mie live, nei miei video. Comunque ci sono delle scenette in scorsi video in cui mostravo Oscar e potevate appunto notare quanto era calmo, tranquillo, proprio un gatto unico nel suo genere. Partiamo dal fatto che noi pensavamo, sì, giusto verbo, pensavamo, che per colpa nostra si fosse ammalato di depressione, che quando andavamo in vacanza, per esempio, non ce lo portavamo mai. Comunque rimaneva in casa solo e quindi pensavamo che la mancanza l'avesse fatto sentire in questo modo. In questo modo, poi ci arrivo dopo, cosa si sentiva. Cioè lui è sempre stato un gatto chiuso in casa e non usciva mai, perché noi comunque siamo in un condominio, non è che lo facciamo uscire in balcone, sì, non lo facevamo uscire da nessuna parte fuori. Comunque a volte quando si apriva la porta di casa, per esempio, saliva le scale, scendeva. È successo un paio di volte che è riuscito a scappare di casa, ma non perché volesse, per la curiosità, ed è rimasto tipo chiuso in cantina. L'abbiamo cercato per un giorno, però questa è un'altra storia. Quindi nonostante rimanesse chiuso in casa mentre noi andavamo in vacanza o comunque mancavamo per un po' di giorni, c'erano comunque i miei nonni che abitano qua di fianco, che salivano ogni giorno, gli davano il cibo, pulivano la lettiera, eccetera eccetera. Soprattutto da questa estate qua, quando sono andato in Emilia Romagna circa a fine agosto, poco prima di inizio settembre, è successo che appena siamo tornati a casa abbiamo trovato proprio uno scheletro, non aveva mangiato
niente e l'abbiamo portato subito al veterinario. Io poi in realtà non c'ero perché ero ripartito per andare a Roma, però comunque lui era in questa situazione abbastanza critica, l'abbiamo portato al veterinario e questo veterinario ci ha detto semplicemente che stava per morire perché non mangiava. Quindi ci ha prescritto, diciamo, queste medicine, integratori, cose così per non farlo grattare perché aveva anche dei buchi sul corpo dato il lesionismo, perché i gatti sono così quando stanno male si lasciano morire. E fatto sta che comunque dopo un po' di tempo, circa un mesetto, si è ristabilito, cioè durante questo mesetto si è ristabilito, e questo mesetto era settembre, ristabilito comunque mangiando, riprendendo a mangiare, vomitando, cioè meno frequentemente, quindi sembrava stesse abbastanza bene. Quando poi mia madre si è ricoverata in ospedale, e appunto perché ho detto che mia madre è stata ricoverata in ospedale prima, proprio per arrivare anche a questo punto qua, perché il mio gatto, quando mia madre è andata a ricoverarsi in ospedale, ha iniziato a comportarsi in modo strano, come a nascondersi in varie parti della casa abbastanza nascoste e noi non lo trovavamo mai, riprendendo a non mangiare o comunque appena mangiava vomitava sempre. Quindi noi non potevamo portarlo dal veterinario perché mia madre era appunto ricoverata in ospedale, e quando è riuscita ad andarsene dall'ospedale, insomma, c'è stata una sera in cui si è nascosto tra la libreria che ho praticamente da questa parte qua, voi non la vedete, e il muro, che c'è uno spazio di 20-30 centimetri in cui non si riesce a passare, e ci è rimasto lì esattamente 24 ore, e noi proprio quel giorno volevamo portarlo dal veterinario a fare le analisi del sangue, però comunque dopo ci arrivo, non sarebbe cambiato niente. Poi la sera appunto ci è venuta la fantastica idea di spruzzargli l'acqua addosso perché a lui faceva paura, e quindi è riuscito a uscire. Appena è uscito ha vomitato praticamente il nulla, succhi gastrici che aveva in corpo perché non mangiava da 2-3 giorni, no, anche di più, non beveva, quindi era disidratatissimo, c'aveva il nasino bianco, le zampine bianche, proprio bruttissimo vederlo in questo modo. Era un venerdì questa cosa, quindi sabato e domenica il veterinario è chiuso, quindi non siamo potuti andare da nessuna parte. Il lunedì l'abbiamo portato dal veterinario, cioè gli hanno fatto la flebo perché era proprio disidratato, denutrito, perché non mangiava, non si riusciva neanche a darglielo il cibo, lo avvicinavi, lui vomitava soltanto all'odore. Invece l'acqua abbiamo preso proprio noi la siringa, cioè sabato e domenica, quel weekend abbiamo preso proprio la siringa, glielo mettevamo di forza l'acqua perché se no, cioè senza idratazione si muore. Quindi poi lunedì, vabbè, abbiamo fatto la flebo e l'abbiamo riportato a casa, docile, calmissimo, però era uno scheletro, cioè tu lo accarezzavi, se prima sentivi il pelo, ora sentivi le ossa. Il giorno dopo, quindi martedì scorso, vi parlo della settimana precedente, non so quando sto pubblicando questo video, l'abbiamo riportato al veterinario, gli hanno fatto delle analisi in cui hanno scoperto, cioè io non le ho lette queste analisi ma mi ha raccontato mia madre, che lui aveva questo virus che è il corrispondente, diciamo il corrispettivo alla leucemia degli umani, che si chiama FeLV per i gatti, ed è un virus che si può manifestare fino ai 5 anni per i gatti. E Oscar da piccolo aveva fatto una visita per questa... Oscar è il nome del mio gatto. Aveva fatto una visita per questa malattia ed era risultato negativo. Quindi il veterinario, dato che è una malattia trasmettibile come il Covid, per dirvi, dato che Oscar sta chiuso in casa, non è a contatto con altri gatti, il veterinario, quando lui aveva 1 anno, ci aveva detto che non era necessario neanche vaccinarlo. Forse se avessimo fatto quel vaccino si sarebbe salvato, non lo so. Ci sono gatti che hanno questa malattia e sono asintomatici fino alla fine, ma comunque ce l'hanno. E Oscar si è manifestata a 4 anni. La mattina, non me lo scorderò mai, ci sono stato proprio vicino, senza sapere che il pomeriggio, quando sarebbe andato a fare queste analisi, non sarebbe più tornato. L'ho proprio tenuto 2 ore, mi ero svegliato alle 4 perché l'avevo sentito piangere. Ci sono stato proprio vicino 2 orette, come se fossero proprio le ultime coccole o comunque gli ultimi momenti in cui potessi starci vicino. E appunto è successo che il pomeriggio non è più tornato. E lo so che può sembrare stupido agli occhi di terze persone, però comunque se avete un gatto, un cane o qualsivoglia altro animale, se vi ci affezionate è normale starci male, e è stato veramente brutto. Soprattutto la spiegazione che mi hanno detto chi è andato al veterinario a vederlo, perché no, non voglio ricordarlo, comunque non l'hanno soppresso, stavano pensando di sopprimerlo, però alla fine è morto da solo e ha sofferto. E la cosa più brutta credo sia proprio
vederlo soffrire. Comunque, scusate per questo lungo monologo, non so quanti di voi avranno visto questo video, io volevo soltanto sfogarmi e comunque avendo un canale YouTube in cui faccio anche spesso, tra virgolette, video del genere in cui racconto un po' quello che mi succede, so che può essere brutto vedere una persona che dice i cazzi suoi di cui non ve ne frega niente. Però appunto, come già detto, volevo soltanto sfogarmi e parlare con voi e farvi sapere appunto cosa è successo quest'ultimo mese e magari usare questo video come voltare pagina e riuscire a, non lo so, ripubblicare video e riessere un po' più attivo. È davvero difficile, capitemi. Appunto, metteteci anche mia madre che sta male, la mia ragazza che c'ha il Covid, fortunatamente non è tanto sintomatica e basta. Io mi sono pure preso un'influenza, infatti non so se si vede il naso rosso, però ho finito praticamente 6 pacchetti fazzoletti in un giorno e basta, quindi metteteci tutte queste cose insieme ed è successo questo. Lo so che non posso usarle come scuse. Io YouTube, come sempre detto, vorrei anche renderlo un lavoro, però sono sempre cose che mi vanno a influenzare psicologicamente e non riesco proprio ad andare avanti. Speriamo, voltiamo pagina, è il passato e niente. Spero di riuscire a ieri sera proprio mi è venuta voglia di pubblicare video, infatti non so come io sia riuscito ad accendere la fotocamera ora e mettermi a parlare. Già questo è un passo avanti perché prima non ci riuscivo. Se vi va di supportarmi lasciate un bel like e iscrivetevi se ancora non l'aveste fatto e passate dai social che trovate in descrizione. Se avete bisogno di fare acquisti manga potete usare il mio codice sconto CARP su Mangaio e noi ragazzi ci rivediamo, speriamo, al più presto, al prossimo video. Ciao a tutti.